nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa maglia corta che io ho deciso di chiamare Rimini. Questo perché il filato che ho utilizzato è il Rimini Color della Mistrico Filati, uno dei loro nuovi filati estivi. Io ho usato il numero 102 che ha queste fantastiche colorazioni del pesco e dell'arancio però scuro. Mi ricorda molto il colore dell'albicocca ed è per questo che lo adoro, perché è un colore veramente molto estivo. Oltre a questo colore però sul sito ne trovate veramente tanti altri. Abbiamo questo con le sfumature del rosso e dell'arancione forte, abbiamo questo con le sfumature del verde acqua, abbiamo questo con le sfumature del lilla, ma ne trovate anche altri colori sempre disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link in descrizione. Ora, per realizzare questa maglia io ho utilizzato 200 grammi lavorando con l'uncinetto del 2,5. Per quanto riguarda una M vi occorrono 250 grammi, 300 taglia L, 350 grammi XL. Però se la volete fare più lunga rispetto a me, e per farla più lunga dovete andare ad aumentare le catenelle, perché questi sono due rettangoli cuciti insieme, le cui catenelle iniziali mi vanno appunto dai fianchi avanti ai fianchi dietro. Quindi se volete farla più lunga, mi raccomando, sia taglia M, L, XL aumentate di un gomitolo. Taglia S, diciamo che dell'ultimo gomitolo me ne è avanzato un pochetto, quindi magari se la volete fare molto più lunga, cioè tipo che vi arrivi comunque giù ai fianchi, ok, fate anche voi un gomitolo in più. Se invece volete aumentarla di poco, quindi magari dopo averla cuciti i due rettangoli volete solo fare qualche giro per allungarla, allora potete basarvi solamente sui 200 grammi. Questo per dirvi. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti e si ha questo effetto molto carino che dà risalto comunque al filato, perché già il filato è particolare come sfumato, e quindi ho deciso di fare una creazione che aveva un punto semplice ma che comunque risaltasse il filato. Dicevo, per quanto riguarda la lavorazione, quindi sono 4 giri, sono 2 rettangoli, le cui catenelle iniziali io questa volta le ho messe esternamente quando poi sono andata a cucire i 2 rettangoli, perché non dovevo fare le maniche. Poi sono andata a cucirli lateralmente per poter fare lo scalfo, e avanti e indietro. La cucitura dietro è un po' più alta rispetto a quella avanti, ma voi potete farla anche più bassa se la volete, che qui scenda di più sulle spalle. Io ho preferito chiuderla un po' di più perché appunto la volevo già corta, quindi non volevo che poi dietro fosse anche troppo scollata. Però come vi ho detto, potete allungare la maglia sia facendo delle catenelle in più rispetto a quelle che vi dico sul tutorial, e quindi andando a decidere da quanto vi deve essere lunga il rettangolo, quindi mettete tante catenelle fino ad arrivare a quella misurazione, oppure una volta cuciti i 2 rettangoli insieme come ho fatto io, potete ricominciare a lavorare sotto. Ve lo spiego anche questo sul tutorial, in modo da allungare la maglia. Quindi potete gestirvi la maglia come preferite. Io ho voluto farla corta perché, come vedete, la sto indossando sopra un pantalone a vita alta, voglio indossarla comunque sopra a dei pantaloncini per andare in spiaggia, e anche sopra dei vestiti che magari sono molto scollati, oppure soprattutto dietro, quindi voglio coprirli perché magari c'è un po' di umidità, posso metterci questa maglietta sopra e farla tipo coprispalle. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo Elsa Faccio che Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Mistrico Filati che si chiama Rimini Color. Guardate qui che meraviglia! Il colore che ho scelto io è il numero 1002, che è questo sfumato con le tonalità molto chiare di una sorta di possiamo dire pesco, quindi mi piace tantissimo per questo. Qui potete vedere altri colori, ma sul sito come sempre ce ne sono anche altri. Allora, prima di iniziare io vi dico che lavorerò con l'uncinetto 3,5. Dovremo andare a fare 2 rettangoli uguali, le cui catenelle iniziali devono andare dal, diciamo, la vita avanti alla vita dietro. Avrete già visto le foto iniziali, quindi per capirci, una volta fatte le catenelle, il rettangolo, perché noi dovremo fare un rettangolo, verrà piegato, e quindi noi poi lavoreremo per la larghezza della spalla, quindi verrà piegato in questa maniera. Io qui vi farò vedere un piccolo campione, ma la lavorazione che
andiamo a fare, si ottiene su un multiplo di 3 a cui va aggiunto una catenella. Tenete presente quindi che io sui miei due rettangoli monterò 154 catenelle. Per le taglie più grandi rispetto a me, io ripeto, calcolate fin dove volete che vi arrivi la lunghezza del rettangolo avanti e indietro. A me arriverà tipo d'altezza vita, perché comunque è una maglia che voglio indossare sopra i costumi o comunque sopra dei vestiti, perché magari sono molto scollati, quindi quando fa un po' più freddo metterli sopra. Quindi tenete presente che io montando 154 catenelle e lavorando con l'uncinetto al 3,5 ottengo una lunghezza del rettangolo di circa 79 centimetri. Quindi se dovete aumentare, io vi consiglio sempre di montare tante catenelle fino ad arrivare alla vostra lavorazione, tenendo appunto presente che dovete fare un multiplo di 3 a cui va aggiunta una catenella. Io il mio consiglio che vi posso dare per una taglia M, se la volete lunga come la mia, aumentate di almeno 4 motivi, questo sempre perché c'è il seno davanti che può tirare, quindi meglio aumentare i 4 motivi. Per una taglia L 8 motivi. Se la volete fare più lunga, in quel caso aumentate più catenelle, quindi direi fate direttamente 8 per una taglia M, 16 per una taglia L. Stessa cosa se siete una taglia S ma la volete fare più lunga della mia, aumentate di almeno 4 di 4 motivi, quindi di almeno 12 catenelle. Detto ciò, adesso quindi andiamo a fare le nostre giri, sono 4 giri che vanno ripetuti. Lavorerei l'altezza, deve essere la larghezza della vostra spalla più qualche centimetro, non esagerate, massimo 3-4 centimetri, non di più. Detto ciò, quindi possiamo iniziare e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta, quindi un totale di 2 maglie alte. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado a fare 2 catenelle, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto una catenella, entro nella successiva, un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo maglia alta nella catenella, maglia alta non chiusa nella catenella successiva, salto una catenella, entro nella successiva, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi di nuovo 2 catenelle, vado nella catenella successiva, maglia alta non chiusa, salto una catenella, entro nella catenella successiva, altra maglia non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo maglia alta non chiusa nella catenella successiva, salto una catenella, vado nella successiva, un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il giro, continuo fino a farvi vedere poi come terminare il giro e come iniziare il successivo. Sto per terminare il giro, vado a fare 2 catenelle, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, entro nella catenella successiva e vado a fare una seconda maglia alta. Ho una catenella in più che vado subito a togliere. Sapete che io quando lavoro in giri di andata e ritorno tendo sempre a fare una catenella in più, quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado sopra la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta e vado a realizzare 2 catenelle. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, altra maglia non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto, rientro nello stesso archetto dove ho fatto la maglia di prima e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, di nuovo 2 catenelle, entro dentro dallo stesso archetto dove ho fatto la maglia alta non chiusa di prima e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme e di nuovo 2 catenelle, rientro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme,
2 catenelle e continuo così, quindi per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il terzo. Allora, ho fatto le ultime 2 maglie alte chiusi insieme, devo terminare il giro, vado a fare 2 catenelle e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, entrando in questo caso nella catenella, e abbiamo terminato così il nostro secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro, e in questo caso andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Nell'archetto questa volta, e questo lo faremo per tutto il giro, andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3, e andiamo a fare questo per tutto il giro. Archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 3, archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 3, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte. Continuo a fare questo per tutto il mio terzo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il quarto e ultimo giro. Sto quindi terminando il terzo giro, vado nell'ultimo archetto e vado a fare 3 maglie alte e poi vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta nella terza catenella. Abbiamo terminato così il terzo giro, possiamo iniziare a fare il secondo e andiamo a realizzare: o vi alzate con una catenella o entrate direttamente dove avete la prima maglia alta e fate una maglia bassa, una maglia bassa sopra la seconda maglia alta, e poi andiamo a lavorare. Questo lo faremo per tutto il giro: 3 catenelle, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado tra i due gruppi successivi di 3 maglie alte, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado tra i due gruppi dei successivi e vado a fare una maglia bassa, e devo fare questo per tutto il quarto giro. Quindi sempre 3 catenelle, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa. Vado a fare questo per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi a fare di nuovo il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle. Quindi sto terminando il quarto giro, vado a fare le mie ultime 3 catenelle, salto le 3 maglie alte, vado direttamente nella prima delle mie 2 maglie alte laterali e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Quindi questi sono i 4 giri che dobbiamo ripetere. Adesso vi faccio rivedere come fare il primo, dato che abbiamo una base diversa. Quindi io mi giro con la lavorazione e vado sempre a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e una maglia alta sopra la maglia bassa. A questo punto andiamo a realizzare 2 catenelle, entriamo nel primo archetto di 3 catenelle e facciamo una maglia alta non chiusa, archetto successivo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo insieme, 2 catenelle, rientro nella stessa catenella, nella stessa archetto, e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo rientro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e procedo sempre, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa. Qui terminerò facendo una maglia alta non chiusa, entro nell'ultimo archetto, una maglia alta non chiusa, poi 2 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia bassa. Quindi ripeto, questi sono i 4 giri, io vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere i primi 4 giri e il suggerimento anche per le taglie più grandi. Ho terminato il primo rettangolo, vi ricordo che la lunghezza è di circa 79 centimetri. Io sono andata a ripetere i 4 giri per 1 2 3 4 volte per intero. Nella quinta volta invece sono andata a ripetere solamente i primi 3 giri, quindi non ho fatto l'ultimo giro.
Questo mi ha permesso di avere un'altezza del rettangolo di 20 centimetri e per me va più che bene. Adesso andrò a fare un altro rettangolo uguale montando lo stesso numero di catenelle e facendo lo stesso numero di giri. Per quanto riguarda le taglie più grandi, come abbiamo detto, deve essere largo quanto la vostra spalla più qualche centimetro in più, non esagerate, massimo 2-3 centimetri in più. Quindi io direi comunque taglia M, di andare a fare di ripetere i giri per 5 volte e poi magari solamente i primi 2 giri. Taglia L vi consiglio di ripetere i 4 giri per 6 volte. Ho terminato entrambi i 2 rettangoli. Allora, come sono da fare adesso? Una volta terminati i 2 rettangoli, vanno ognuno dei 2 piegati facendo combaciare i lati più corti e adesso li dobbiamo cucire insieme. Mi raccomando, questa volta non dovendo fare le maniche, perché comunque deve essere una maglia gilet estivo, le catenelle iniziali le mettiamo esternamente, quindi le mettiamo a sinistra e qui a destra, e vedete qui invece il continuo della mia lavorazione. Io adesso andrò a cucire insieme i 2 rettangoli sia dietro sia avanti sia ai lati. Dietro lascerò almeno direi un 7 centimetri liberi, avanti molto di più, devo ancora decidere, però vi farò sapere quanti centimetri lascio aperti avanti e una volta fatto questo deciderò se continuare a lavorare sotto, magari facendo qualche giro in tondo, o se invece lasciarla così come viene. Vediamo un attimo una volta cucito e nel frattempo poi vi dirò quanto sono andata a cucire. Lateralmente non cucite tantissimo, deve essere comunque uno smanicato, quindi io penso che lascerò almeno 18-19 centimetri liberi. Comunque adesso andrò a cucire i pezzi e poi vi dirò appunto le varie misure per le cuciture che ho fatto. Ho finito di cucire i miei 2 rettangoli. Allora, per la parte dietro, partendo sempre dal basso verso l'alto, sono andata a cucire per circa 28 centimetri, mentre per la parte avanti sono andata a cucire sempre partendo dal basso verso l'alto per circa 21 centimetri. Lateralmente invece sono andata a cucire per 26 centimetri, quindi ripeto, dietro ho cucito 28 centimetri, avanti 21 centimetri, lateralmente circa 26 centimetri. Ho chiuso un po' di più lo scalfo perché mi piaceva di più tenerlo un po' più chiuso piuttosto che troppo aperto, perché mi sono accorta che mi scendeva troppo, mi tirava, e quindi ho preferito cucire un po' di più. Ho deciso anche di non andare ad allungare la parte sotto perché comunque la lavorazione che abbiamo fatto qui me lo stringe un po' in vita e mi piace l'effetto di poterlo indossare sia sopra degli abiti sia sopra il costume con sotto un pantalone per quando si va in spiaggia. Quindi per me questa creazione è terminata. Consiglio per chi vuole allungarla, io vi consiglio di andare a fare i giri o i 4 giri che abbiamo fatto sempre per la creazione, o solamente i giri ripetendoli, quindi delle 2 maglie alte chiuse insieme, quindi fare la parte di sotto più forata rispetto a quindi la parte di sopra. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.